Io ringrazio ognuno di voi veramente per il supporto che mi avete dato, l'affetto che mi avete dimostrato con i vostri commenti, ma la mia vita temo che finisca qua, su queste gradinate. Ci siamo, miei cari, ci siamo davvero. È stata un'altra giornata veramente molto molto intensa. Prima nella località balneare di Teulada, veramente splendida, che porta lo stesso nome di quella che c'è in Sardegna, e l'aspetto è parzialmente simile, ma comunque sono due luoghi di bellezza fuori misura, fuori scala. Accompagnato da questo effetto stroboscopico, scelgo di partire da qui, vi racconto di questa giornata per portarvi a Teulada, che non è una località della Sardegna, come noi italiani sappiamo, ma è un'altra delle località della Costa Blanca, il tratto di mare che si trova a nord di Alicante, ed è molto molto bello questo posto. C'è proprio una scenografia notevole, c'è un promontorio di roccia, questo, e vedremo un po' di trasmettervi anche in questo caso la sensazione di pace e di tranquillità che questo posto può offrire. Spiaggia di Moraira. Vi faccio vedere questo signore che ha avuto una bellissima idea, sedersi in bocca alla persona ritratta, un mare bellissimo e all'interno le montagne che spuntano. Leggo che questa statua si chiama il Gigante di Sale. È stata messa qui molto di recente, nel periodo del Covid-19, e sta ad indicare sia la debolezza ma anche la resistenza e la resilienza dell'umanità. La città che invece si intravede qui, questa, è Calpe, Playa de la Ampolla, Ampolla, meglio. Un altro posto di grande tranquillità, davvero molto bello, molto tranquillo. Prima che me lo chiediate, sì, questo bambino sta tenendo in mano un pesce. Ci sono gli occhi, quindi è un pesce, non ci si può sbagliare. L'idea era di finire la giornata in un bel posto ed è stato così. Sono arrivato qui dove mi trovo adesso, a Altea, un posto anche questo che è una località balneare, però io non sono riuscito ad accedere al mare perché non ho trovato parcheggio vicino al mare, c'era davvero troppa confusione e spero di riuscirci in un altro giorno, magari domani o un altro giorno in cui sarò da queste parti. Però sono riuscito a salire fino al Monticello, che ospita una parte della città dove c'è una cattedrale molto bella sia all'esterno che all'interno, e ho potuto vedere questo borgo dalle vie spagnole davvero caratteristiche, diciamo dall'apparenza tipicamente spagnola. Mi trovo in una città che si chiama Altea. Purtroppo il centro storico è accessibile solo tramite, a piedi ovviamente, tramite delle scalinate. Non sono riuscito assolutamente a trovare parcheggio, altrimenti avrei visitato prima la marina, ma non c'era assolutamente modo. E dopo 20.000 passi fatti oggi, facciamoci anche questi gradini. Se muoio sappiate dove mi trovo, così mi darete una degna sepoltura. Il panorama è comunque molto bello, cosa ne dite? Queste montagne sono veramente molto scenografiche, mi ricordano molto alcuni tipi di montagne che ci sono alle Canarie, in particolare a Gran Canaria, si vedono molte montagne di questo tipo. È stato bello, amici, è stato molto bello.
Io ringrazio ognuno di voi veramente per il supporto che mi avete dato, l'affetto che mi avete dimostrato con i vostri commenti, ma la mia vita temo che finisca qua, su queste gradinate. Ci siamo, miei cari, ci siamo davvero. Se mi bendassero e mi portassero poi qui, che spettacolo! Sono tutte ceramiche blu, queste cupole. Ecco perché c'erano tutte quelle macchine parcheggiate, perché erano tutti qua, hanno parcheggiato, mi hanno portato via il parcheggio e poi sono venuti qua. La prossima volta devo venire prima. Guardate un po'. Pensate che in questa piazza c'era un castello, leggo qua davanti, e quindi la piazza era molto più piccola, ma il castello è stato distrutto a metà dell'undicesimo secolo, quindi molto anticamente. Una parte della muraglia scomparve e andò a costituire l'attuale Mirador, cioè il punto panoramico, dal quale si contemplano le bellissime viste del mare, e dopo andremo a farlo, ma adesso visitiamo la chiesa. È così grande che non riesco a filmarlo in una volta sola, però è veramente molto molto bello. Immaginatevi mangiare in mezzo a queste frasche, queste terrazzine, è veramente stupendo. Guardate qua. E poi subito a fianco c'è un'altra bellissima chiesa storica, quella di prima, quella che vedevamo prima, molto bella. E andiamo a vedere questo balcone che ci è stato indicato. Ovviamente qui alla mia destra vediamo la rappresentanza italiana. Siamo comunque dappertutto, Noi italiani siamo veramente come il prezzemolo. La gente è molta, quindi probabilmente c'è davvero una bella vista. Vediamo se riusciamo a trovare un angolino. Ed ecco qua. Forse ho preso la serata sbagliata, perché su alcuni siti c'è scritto che questo borgo solitamente è deserto, non c'è nessuno, un borgo di quelli autentici, c'è pieno di gente stasera. C'è un matrimonio, forse un po' questo, un po' un'altra festa, comunque c'è davvero tanta gente. E poi chiudiamo la giornata così, con questo bel panorama che vi ho fatto vedere e che spero vi piacerà. Io spero che tutta la mia giornata vi sia piaciuta. Invito chi non si è ancora iscritto, chi mi avesse visto per la prima volta, a iscriversi al canale, in modo che non si perda i prossimi video su Alicante e la Costa Blanca, e naturalmente poi tante altre cose, come potrete vedere dal canale. Diciamo che sono una persona che non sta tanto ferma, quindi ci vedremo senz'altro in altre occasioni, ecco. Così mi auguro. E tutto qua. Grazie mille per avermi seguito fino qua e al prossimo video. Ciao!